Dopo l'armistizio dell'8 settembre, Visconti aderisce alla Repubblica Sociale Italiana e, dopo il bando Botto, partecipa attivamente alla costituzione del primo gruppo cacciatori dell'Aeronautica Nazionale Repubblicana, venendo nominato comandante della prima squadriglia del primo gruppo caccia, formato da 3 squadriglie, inizialmente tutte dotate di cacciamacchi C-205. Nell'estate 1944 viene aggregata al gruppo la squadriglia autonoma Montefusco-Bonet, con i suoi Fiat G55. Altri Fiat G55 sono trasferiti alla prima squadriglia del primo gruppo caccia dal secondo gruppo caccia della ANR, quando lo stesso gruppo si dota di Messerschmitt Bf 109 G6. Il 15 aprile 1944 Adriano Visconti è promosso al grado di maggiore e assume il giorno dopo definitivamente il comando del primo gruppo caccia che aveva già ad interim dalla fine del febbraio 1944. Il 25 agosto 1944, secondo i propositi dell'operazione Phoenix voluta dal Feldmarschall Wolfram von Richthofen, arriva l'ordine di incorporare tutti i reparti dell'Aeronautica Nazionale Repubblicana direttamente nella Luftwaffe. Per protesta, gli avieri italiani del primo gruppo caccia distruggono i 109 in loro possesso. Anche il maggiore Adriano Visconti e i suoi piloti si oppongono duramente, perché non vogliono combattere sotto insegne straniere, ma continuare a servire l'Italia. Si dice che furono addirittura presi di nascosto contatti con i comandi della Regia Aeronautica del Regno d'Italia al Sud. Poi però il pericolo rientra e i vertici della ANR ottengono anche le scuse dei comandi tedeschi. Preceding our ground offensive against the German armies below Rome, the Tactical Air Force struck out at the Italian transportation network in Operation Strangle, an all-out assault against communications north of Rome to cut off the flow of supplies to the enemy. Adriano Visconti continua a combattere difendendo l'Italia settentrionale dagli attacchi dei bombardieri anglo-americani, utilizzando dal gennaio all'agosto 1944 il Macchi C-205V e nel febbraio-marzo 1945 il Messerschmitt Bf 109 G10, di una particolare sottoversione prodotta dalla Erla Werke di Leipzig. Questo tipo di Bf 109 G10, scoperto per la prima volta dai ricercatori del Club Modellismo Plastico di Ravenna nel 1979, viene fornito a fine febbraio 1945 direttamente dalla fabbrica, oltre che alla quarta squadriglia GG306 del secondo gruppo caccia, anche al primo gruppo caccia dell'ANR, insieme a dei Messerschmitt Bf 109 G14 e 3 K4. Prima dell'impiego operativo dei Messerschmitt Bf 109, nel novembre 1944, Visconti passa un periodo di addestramento a Holzkirchen, dove la Luftwaffe offre ad una selezione di piloti italiani un periodo di addestramento per il passaggio ad un velivolo coperto ancora da segreto. 17 piloti si offrono volontari e il comando è affidato al capitano Giuseppe Robetto. Data la pericolosità dell'incarico, c'è come prerequisito che siano tutti scapoli. I loro camerati scherzosamente danno loro il soprannome di reazionari, poiché pensano che sono stati destinati al nuovo apparecchio a reazione Messerschmitt 262. Immaginate la sorpresa quando, arrivati all'aeroporto di Rangstor, i piloti non trovano i tanto attesi 262, ma alianti modello Grunau Baby e Habicht. Il motivo è che l'addestramento a cui sono destinati è per il nuovissimo e ancora sconosciuto nuovo modello della Messerschmitt, il ME 163, con propulsione a razzo. Cosa c'entra, direte voi, la propulsione a razzo con il volo a vela? Il motivo risiede nelle particolari modalità operative del mezzo. Il 163, infatti, decolla sospinto da un razzo HWK 109-509A
che gli permette di raggiungere i 12.000 metri di altitudine in soli 3 minuti e 12 secondi. A questo punto il propellente del razzo si esaurisce e il piccolo velivolo, ormai privo di propulsione, si getta in picchiata sui bombardieri alleati che operano ad una quota di circa 8.000 metri. Raggiunta una velocità pari a Mach 0,85, l'ME-163, anche conosciuto come Comet, apre il fuoco con i suoi 2 cannoncini da 30 mm sull'obiettivo, rimanendo in contatto balistico per soli 3-4 secondi. Quindi prosegue nella sua corsa portandosi fuori dal raggio d'azione della caccia di scorta. L'atterraggio viene quindi eseguito in volo planato. I problemi arrivano avvicinandosi alla pista, poiché la velocità in finale è di ben 220 km/h e una toccata un po' brusca con il pattino di cui si serve per scivolare sulla pista potrebbe provocare un contatto tra i residui dei 2 propellenti e generare una fatale esplosione. Da questo fatto, dunque, nasce l'esigenza di addestrare i volontari del primo gruppo al volo planato e soprattutto agli atterraggi di precisione ad alta velocità senza alcuna possibilità di riattaccata con il motore. L'addestramento dei piloti italiani comincia a dare i suoi frutti. I nostri, benché ancora all'oscuro della loro destinazione finale, si dimostrano assai abili nel pilotaggio degli Habicht 6. Gli atterraggi di precisione ad alta velocità imposti dagli istruttori tedeschi sono spesso accompagnati da dimostrazioni acrobatiche di tutto rilievo da parte dei nostri esuberanti piloti. Nei primi mesi del 1945, durante alcune lezioni teoriche, viene svelato agli italiani il velivolo al quale sono destinati. L'entusiasmo è incontenibile. All'aeroporto di Sprottau ormai tutto è pronto per i primi voli planati sul Messerschmitt 163 zavorrati con acqua per simulare il peso in assetto da combattimento. Ma quando i Messerschmitt 110 stanno per trainare i velivoli in quota, il campo viene coperto da una grande nevicata. Come se non bastasse, il 12 gennaio i sovietici passano la vistola. Gli italiani, delusi, sono così costretti a tornare in patria dopo aver prestato la loro parola di mantenere il più rigoroso silenzio su quanto visto ed appreso.